Benvenuti nel video dedicato alle tasche inserite nelle cuciture. Questo è un giacchino e qui abbiamo la tasca. La tasca è inserita tra queste due parti. Anche questa è una tasca inserita nella cucitura, però invece di essere dritta è arrotondata perché segue la forma della parte di questa parte, ma il procedimento per la confezione è uguale, identico. In questo video vi farò vedere la tasca costruita all'interno di una cucitura arrotondata, precisamente questa. Queste due parti qui, il numero 1 e il numero 2, è una gonna. Messe assieme così abbiamo la vita, il centro davanti e il fianco. Vengono contrassegnati con due punti, esattamente il punto A e il punto B, l'entrata della tasca, e la tasca è formata da due sacchetti. Abbiamo il sacchetto numero 3 e il sacchetto numero 4. Il numero 3 è contrassegnato anche lui con i punti A e il punto B. Inoltre in questo caso abbiamo anche il punto C qui in alto, che poi andrà messo assieme con questo punto C, e il punto D che va messo assieme con questo punto D. Vi ricordo che i cartamodelli TT-CAD hanno i margini di cucitura e hanno anche dei marcatori, come in questo caso i punti, che aiutano ad assemblare le varie parti. Per aiutarci a mettere assieme i vari punti, con il filo da imbastire doppio vado a segnare i punti, entro con l'ago esattamente in perpendicolare, lascio il filo così lungo e poi lo taglio. Questo lo faccio per tutti i punti che trovo nel cartamodello. Segnati i vari punti col filo da imbastire, si tolgono gli spilli e si separa il cartamodello dalle stoffe. Separato i cartamodelli dalle stoffe, prendo la parte, questa in questo caso, dove ho contrassegnato l'apertura della tasca, perché bisogna rifinire l'apertura della tasca con il sacchetto tasca. Questo dove erano segnati i due punti. Posiziono il sacchetto tasca dritto contro dritto, tessuto dritto contro dritto, faccio coincidere i punti che ho riportato con il filo da imbastire e margini con margini, ok? Così, blocco con spilli, guardando che i margini coincidano perfettamente, poi riporto i margini del cartamodello sulla stoffa, quindi misuro e li riporto. Riportato il segno dell'apertura della tasca, traccio una retta che dal punto di inizio della tasca va verso l'esterno, va verso il margine, sia all'inizio che alla fine della tasca. Eseguo un'imbastitura esattamente sopra il gesso e poi una cucitura a macchina, sempre esattamente sopra il gesso. Cucitura a macchina eseguita. Questo è quello che vedo sul dietro della mia gonna. Ora devo tagliare
e lasciare solo mezzo centimetro dalla cucitura. E poi bisogna fare dei taglietti che arrivano a 1 mm dalla cucitura, in questo angolo e in questo angolo. Si stirano i margini aperti, questo mezzo centimetro si apre e si stira, e anche questi due lati piccolini, questo e questo. Stirati i margini aperti, si gira il sacchetto tasca sul rovescio della gonna, facendo attenzione che questi angolini devono girarvi bene. Si girano bene, si imbastisce a mezzo centimetro in modo che il sacchetto tasca rimanga all'interno e non si veda sul dritto del tessuto, e poi si stira. Io ho solo stirato, ma vi consiglio di eseguire anche un'imbastitura, così vi tiene fermo il tutto. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. Ora eseguo una cucitura a macchina attorno alla mia apertura della tasca a 3-4 mm, qui così, tutto attorno. Cucitura eseguita. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. Prendo l'altro sacchetto tasca, questo, qui avevo segnato il rovescio del tessuto, lo lascio con il dritto che è rivolto verso l'alto e appoggio il mio davanti. Faccio coincidere i margini del sacchetto tasca. Come riferimento prendo l'altro sacchetto, quindi così e così. Lo blocco con gli spilli, l'inizio, blocco con gli spilli l'inizio e la fine, lì. Poi metto altri 2-3 spilli, sto prendendo tutti e tre gli strati di stoffa in questo momento, così, poi lo giro sul dritto del tessuto ed eseguo un'imbastitura attorno all'apertura, perché ho bisogno che i due sacchetti tasca rimangano bloccati, quindi l'imbastitura la eseguo qui così. Oppure si possono anche mettere degli spilli, come in questo modo qui. Quando ho bloccato i sacchetti tasca, giro e vado a unire i due sacchetti tasca. Quindi se avevo bloccato con lo spillo, lo tolgo per sbloccarlo dalla gonna, vado a misurare i margini di cucitura e li riporto sulla stoffa con il gesso, tutto attorno al sacchetto, qui. Poi eseguo una cucitura a macchina e una rifinitura dei margini o con zig zag e taglia e cuci, prendendo dentro solo i due sacchetti tasca. Cucitura e rifinitura effettuata.
unito i due sacchetti tasca. Ecco qui, la mia tasca è confezionata. Ora vado a mettere assieme la seconda parte del davanti che mi completa il mio davanti. Devo mettere dritto contro dritto, blocco i punti che avevo segnato, quindi questo con questo punto con questo. Vado a bloccare tutto attorno con gli spilli, ma questa è una forma arrotondata, perciò si presenta in questo modo quando vanno messi assieme le due parti. Vado a misurare con il metro il margine di cucitura e lo riporto sul tessuto. Bisogna fare attenzione ad una cosa quando si esegue questa confezione per questo tipo di tasca. Qui con le dita si sente il margine della tasca appena confezionato, è precisamente questo. Quando si vanno a mettere assieme le due parti bisogna fare attenzione che non bisogna prendere dentro questa parte qui con la macchina da cucire. Quindi fare attenzione quando si riporta il segno con il gesso, si imbastisce e dopo aver effettuato l'imbastitura controllare che sia eseguita nel modo corretto. Voi dovete vedere questo, il risultato deve essere questo. Una volta che avete imbastito si cuce a macchina e si rifiniscono i margini con taglia e cuci o zig zag. Cucite le due parti e rifiniti i margini. Questo è quello che si vede sul rovescio e questo è quello che si vede sul dritto della gonna. La tasca è nascosta nella cucitura. Ecco qui. Questa tecnica per la confezione della tasca inserita nella cucitura dà la possibilità di confezionarla qualsiasi sia la forma dove deve essere applicata, come in questo caso è una rotondità. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!